Ciao a tutti! Ciao Ne, bentornati, oggi simpatici quasi. Video coloratissimo. Molto colorato. Oggi è dedicato a delle richieste che sono pervenute spesso, Ai neofiti. soprattutto molto neofiti, e non solo. E non solo, sì, però diciamo che è Un video. indirizzato soprattutto ai neofiti. A chi non ha mai preso un radiocomando in mano e vuole provare a iniziare con la categoria 1.28, principalmente con le mini Z. Esatto. Quindi la domanda che ci è stata posta è: ma con cosa dobbiamo iniziare? Che non abbiamo mai avuto niente di esperienza, proprio 000. Ho detto, beh, allora oggi dobbiamo fare questo video. Allora abbiamo deciso di farlo e poche ciance. Qui questo dice tutto. Bisogna iniziare con una mini Z RVD. Esatto, questa è la confezione Nuova, mai aperta. nuova, mai aperta, di una RVD. Esatto, questo è un passo 98 mm. Quindi il Sì. passo, tanto avete già visto negli altri video che per il passo si intende proprio la distanza tra le ruote, tra il centro delle ruote, e anche versione wide, cioè la larghezza. Poi comunque ci sono dei video, potete vedere nel nostro canale dove spieghiamo. Sì, diciamo per fare un piccolissimo riassuntino. Vogliamo farlo? Giusto proprio per spiegazioni. Veloce. Le RVD si dividono in più, diciamo, categorie in base a il passo e la larghezza È il motore. e Dove è di posizionato conseguenza anche il posizionamento del motore, che è sempre nel banchino posteriore. Però la categoria con cui viene utilizzata è la box stock. Diciamo che è quella più, tra virgolette, comune. Esatto, La box stock, esatto. E si utilizza da 90 mm a 102 mm. Sì. E quindi le 90 hanno più o meno, sono queste, hanno un passo quindi narrow 90 mm con motore di scatola, quindi con esattamente che trovate nella scatola. E Narrow o wide si intende la carreggiata. possiamo vedere da qui. La Quindi larghezza. la differenza sta proprio, questa è stretta, quindi c'è una N. All'interno della confezione comunque trovate i pezzi per poter modificare la macchina da narrow a wide, quindi cambiando il trapezio sotto, che è una gran e cosa. si spostano poi le farfalle, che sono questi ammortizzatori centrali, si spostano, quindi le due molle sono vicine nel caso in cui si tratta di narrow. Se invece si tratta di wide c'è uno spazio tra loro perché è leggermente più larga. Detto questo, noi vi consigliamo di partire da un MR04, che è l'ultima versione anche per i pezzi di ricambio, perché non si sa poi l'MR03 per quanto tempo durerà, diciamo ancora, anche se ci sono delle bellissime offerte delle 03 che potete trovare anche su minizracing.it. Però ecco, l'idea è quella di partire da una macchina che sia almeno un MR04. Questo è 98 mm, una macchina sicuramente più facile da utilizzare perché è più larga, ha un passo giusto. Questa è una delle mie macchine, questo è un MR04 102, noi usiamo nella categoria Bostoia, preferisco usarla a 102 mm perché mi piace di più, tanto è vero che poi ho inserito una carrozzeria Mazda 787. Che cosa bisogna prendere per iniziare in questa categoria? All'interno della confezione, macchinina con radiocomando. Cambiamo gli accessori che possono essere utili. Abbiamo messo anche un video, nei video precedenti trovate anche questo, però basta cambiare poi le gomme, mettere 4 pile all'interno della macchinina, 4 pile all'interno del radiocomando, e da qui diciamo che tutto ci si diverte. Sì, le gomme che trovate all'interno della confezione, almeno per le piste che vengono usate qui in Italia / in Europa, non sono consigliate, anche perché sono molto dure. Sono molto dure, quindi non però terrebbero nulla. Su questo fate riferimento magari al club di riferimento dove volete andare a girare, quindi noi che diciamo sempre, prima di cercate di capire, prima di acquistare, esatto. Cercate sempre di fare riferimento a dove volete andare, quindi contattate il club di riferimento in modo tale che possa darvi dei consigli anche sulle categorie. Noi vi diciamo che se siete neofiti, quindi non avete mai preso un radiocomando in mano, o magari per qualcuno che comunque ha esperienza ma gli piace comunque la categoria Mini Z RVD Box Stock, anche perché le carrozzerie Mini Z sono bellissime, cioè sono veramente belle. Sì, belle, sono fatte sotto licenza, quindi comunque sono perfette, sono veramente piene di dettagli. E anche da vedere in pista, anche andare, esatto. Quindi vi consigliamo poi di dedicarvi a questi club e di verificare. Nella categoria box stock c'è da cambiare il pignone, ma ci sono tutte le istruzioni per farlo, quindi come poter cambiare dal 6, da quella macchinina arriva appunto quando
aprite la scatola, mettete il 9 e sulle piste più o meno questo è il regolamento, però anche lì fate riferimento sempre al club. Diciamo che Esatto. oggi questo video voleva solo farvi capire con cosa iniziare per chi veramente non ha mai avuto modo di prendere in mano un radiocomando. Questa sicuramente è una delle macchinine forse più in voga in questo momento, perché la McLaren 720S la stanno vendendo in tantissimi, la stanno acquistando tantissimi, per cui è una bellissima macchina e potrebbe essere un buon inizio per avvicinarvi a questo mondo. Esatto, sì. Che è una categoria appunto che serve anche per quello, soprattutto per prendere abilità. Esatto, sì. Quindi fateci domande, se avete curiosità, noi siamo qui a disposizione come sempre, in privato, in commenti, come volete. Insomma. Sì, esatto. Fateci tante domande come sempre. Comunque, facendo scorrere i nostri video sul canale, potete vedere che ci sono anche poi i vari setup che utilizziamo, le T-Play che utilizziamo, la categoria Vostok, quindi oggi non volevamo ripetere tutto questo perché l'abbiamo già detto, ridetto, però almeno farvi capire con cosa iniziare per chi proprio non ha avuto modo di conoscere o di avere in mano un radiocomando. Esatto. Like, seguiteci, mi raccomando, e supportateci come sempre. Grazie mille. Ciao ciao belli!